Ragazzi, avete mai desiderato ricevere dei consigli efficaci per passare ad un livello superiore con la chitarra? Allora continuate a seguirmi. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e dopo oltre 30 anni di esperienza nell'insegnamento della chitarra ho deciso di darvi i 20 consigli più importanti per suonare la chitarra. Sono dei semplici consigli che mi avrebbero fatto progredire molto più velocemente e risparmiare anni di frustrazioni, divertendomi. Quindi prendi la tua chitarra, mettiti comodo e facciamo questo viaggio insieme. Pensa a questi consigli come a un palazzo. Inizieremo dalle fondamenta, le basi, per poi passare ai piani più alti e più avanzati. E se volete approfondire e scaricare una lista per tenere sempre sotto controllo ciò su cui dovete lavorare, iscrivetevi alla mia newsletter gratuita. Trovate il link in descrizione. Iniziamo con le fondamenta. Scegliere lo strumento. Quando ho iniziato a suonare la chitarra, una delle prime sfide è stata proprio scegliere lo strumento giusto. Mi ricordo iniziai con una chitarra classica molto spartana, con un'action altissima, che non solo mi creava dei problemi nel prendere le corde, ma mi faceva anche molto male alle dita. Per non perdere la motivazione, specie all'inizio di questo viaggio con la chitarra, è fondamentale uno strumento che non sia solo comodo, ma che si adatti anche allo stile musicale che vorresti suonare. Per cui, quale chitarra comprare? Ci sono 3 tipologie di chitarre: classica, acustica ed elettrica. Se ti piace il rock, una chitarra elettrica potrebbe essere la scelta migliore, mentre per gli amanti della musica classica sarebbe meglio una chitarra classica con corde in nylon. Non devi per forza comprarla nuova, ho visto degli allievi iniziare con la chitarra del nonno e poi vederli imprecare in 6 lingue perché non riuscivano a suonare i primi accordi. Ovviamente se l'avete in casa non escludetela a priori, basta che sia comoda, usatela quindi tranquillamente. Altrimenti prendete una nuova. Una soluzione economica potrebbe essere una chitarra classica, ad esempio come la Yamaha C40, che va benissimo, siamo intorno ai 140 euro, ma se amate la chitarra acustica dovrete spendere qualcosina in più per avere uno strumento comodo. Se invece volete suonare l'elettrica, ovviamente dovrete considerare anche l'acquisto di un amplificatore, che però di questi tempi potete trovare a delle cifre abbordabili. Per suonare in casa non serve una grandissima potenza, basta anche 1 watt ad esempio. Iniziate quindi con un amplificatore semplice, con i classici controlli di tono, magari un piccolo riverbero incorporato, come questo ad esempio, e non pensate subito agli effetti, quelli verranno in seguito, anche perché soprattutto in questa prima fase possono essere un elemento di distrazione. Il consiglio numero 2 è rivolto in particolar modo a tutti i miei studenti che si ostinano a non applicarlo. Non faccio i nomi, tanto lo sapete. Tra l'altro è un consiglio semplice ma efficace che ho imparato nel corso degli anni. Tenete sempre la chitarra in bella vista e facilmente accessibile, appesa al muro come questa qui dietro, oppure su un supporto a terra. Questo perché quando camminate nella vostra stanza e vedete la chitarra davanti a voi, sarà proprio lei che vi inviterà a prenderla in mano e a suonarla, anche solo per pochi minuti, e averla pronta vi incoraggia enormemente a studiare in maniera costante senza poi sentirne il peso. E poi ragazzi, la chitarra appesa a muro ha un fascino incredibile. Anzi, fatemi sapere con un commento qui sotto dove tenete la vostra chitarra, tanto non lo leggerò. Adotta la giusta mentalità. Ora vi dirò una cosa che vi farà capire come funziona il mondo dei tutorial online e che non mi fa minimamente sentire in colpa. Quando vedete dei tutorial su YouTube del tipo impara a suonare la chitarra in 5 minuti, voi avete l'impressione che imparare a suonare la chitarra sia estremamente facile. Ed è facile da imparare a suonare male. E allora perché mettere dei titoli di questo tipo? Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete il vostro decalogo dei consigli per chitarristi e tiratelo sul pulsante mi piace, e doppio mi piace, e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio! Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. Mai! Perché l'algoritmo di YouTube purtroppo premia chi riesce a generare curiosità e a far cliccare il video. Funziona così. Per cui è essenziale capire che imparare a suonare la chitarra è un viaggio impegnativo ma gratificante. E qui è importante adottare la giusta mentalità. Mettere in conto che dovrete dedicarci impegno, tempo, sapendo però che quello che riceverete in cambio sarà estremamente gratificante. Godetevi quindi questo viaggio nonostante gli alti e bassi. A volte va bene anche sentirsi frustrati, ma l'importante è non lasciarsi mai scoraggiare. Ogni chitarrista professionista ha iniziato come principiante e ogni errore è stato un passo verso il livello successivo. E questo ci porta al consiglio seguente.
Come imparare a suonare la chitarra? Nell'era digitale di oggi risorse come YouTube sono preziosissime per imparare a suonare la chitarra. In giro puoi trovare tantissimi tutorial per imparare dei brani, degli assoli, delle tecniche specifiche ed è una risorsa che io veramente avrei voluto quando ho iniziato a suonare la chitarra. A quel tempo potevi trovare qualche trascrizione, qualche tablatura, magari sulle riviste specializzate, ma la maggior parte del lavoro veniva fatto ad orecchio. L'uso delle tablature per chitarra quindi è un ottimo modo per capire come suonare un riff o un assolo, sviluppi parallelamente sia il senso ritmico che melodico e impari esattamente le posizioni sul manico. Sul mio canale trovi decine di tutorial gratuiti che mi hanno preso tantissimo tempo nel realizzarle e che vi possono essere sicuramente utili, dall'assolo di Hotel California a Another Brick in the Wall Part 2, da riff di Back in Black ai tutorial e ai lick in stile rock blues. Tranne il mio caso, in rete ci sono tantissime trascrizioni che sono fatte male e con delle diteggiature sbagliate e questo è un problema perché potrebbe crearti delle frustrazioni. E questo aspetto ci porta dritti al consiglio numero 5. Trovare un buon insegnante. Ragazzi, niente batte la guida personale di un buon insegnante, in grado di fornire un feedback diretto e adattare le lezioni alle esigenze specifiche dello studente. Ovviamente ha un costo che nel mio caso non è poco, ma se hai il budget ti consiglio di farle almeno per qualche mese. Un bravo insegnante può correggere subito le tue cattive abitudini, può rispondere alle tue domande in tempo reale e darti un programma e un metodo valido che farà accelerare enormemente i tuoi progressi, magari divertendoti pure. Non pensare ad un costo, pensalo come un investimento. Se vuoi entrare in lista d'attesa per delle lezioni one to one con me, trovi il link qui sopra e in descrizione. E ragazzi, se fin qui è tutto chiaro, le fondamenta sono pronte e possiamo passare a costruire i muri del nostro palazzo. Ma la mia domanda è questa: quanto dovresti suonare al giorno? 8 ore? Un'ora? Mezz'ora? 10 minuti? Provate tutte e vi devo dire che suonare 8 ore al giorno non è sicuramente quello che ti darà i risultati più immediati. L'ho fatto per un periodo quando dovevo laurearmi al Conservatorio di Santa Cecilia, ma a mio avviso per l'uomo comune una pratica efficace riguarda più la qualità che la quantità. Per cui suddividere le sessioni di allenamento in parti più piccole può essere molto più utile di una sessione lunga di 2 o più ore. È scientificamente provato che dopo 10 minuti l'attenzione di una persona media cala drasticamente, per cui non è raro che mentre suonate il vostro assolo preferito, la vostra mente stia pensando a cosa cucinare per cena. Fare invece delle sessioni brevi durante tutta la giornata o comunque quando avete tempo è molto più produttivo. Usate un diario per tenere traccia di ciò che fate ogni volta che suonate, annotate eventuali miglioramenti e segnatevi gli argomenti che richiedono più lavoro. Questo metodo vi aiuterà a mantenervi concentrati e avrete traccia dei vostri progressi nel tempo. Ma cosa dobbiamo studiare? Dovete sapere che l'85% del lavoro di un chitarrista è essenzialmente ritmico, un aspetto spesso trascurato soprattutto dai principianti che invece vogliono subito suonare gli assoli. Lo so benissimo perché quando ho iniziato volevo suonare gli assoli dei Guns N' Roses e delle Zeppelin e non sapevo quasi nulla di come accompagnare un brano rock blues. Se l'avessi saputo prima avrei dedicato molto più tempo ad approfondire questo aspetto che secondo me è fondamentale per imparare bene a suonare la chitarra. Concentrati quindi sulla padronanza del tempo, magari con l'aiuto di un metronomo, e sforzati di essere il più preciso possibile. Ma tenere il ritmo mantenendo lo sguardo dritto sullo spartito non è proprio l'ideale. Se sei arrivato fino a questo punto probabilmente avrai provato a leggere qualche spartito, qualche testo con gli accordi, qualche tablatura. Ma cosa succede se ti trovi in compagnia di qualcuno e ti dicono "Dai, facci sentire qualcosa"? La risposta tipica è aspetta, no, non ho lo spartito. E questo perché non conosci i brani a memoria. Inizia quindi a memorizzare delle canzoni semplici e gradualmente passa a dei brani più complessi. Lo stesso vale per le tecniche o per l'improvvisazione. Inizia con delle tecniche basi, tecniche semplici e aumenta gradualmente la complessità. E questo approccio ti aiuterà a migliorare le tue capacità di esibirti senza avere quella pressione che senti adesso. Migliorare prevede anche essere più sicuri in tutte quelle tecniche intermedie, come ad esempio le tecniche di legato, i vari tipi di bending che aggiungono gusto e raffinatezza al vostro modo di suonare. Nei miei corsi di improvvisazione passiamo molto tempo alla pratica di queste tecniche, proprio perché per farle bene richiedono pazienza e perseveranza.
una volta imparate permettono di esprimere meglio quello che hai dentro. E questo fa parte del prossimo consiglio. Nella tua routine di studio dovresti sempre dedicare del tempo all'improvvisazione. Non intendo solo improvvisare su una base, ma proprio prendere la chitarra e iniziare a creare qualcosa senza vincoli, provando nuove tecniche, nuovi lick, fino a quando non ti esce qualcosa di interessante. Questo è il tuo momento per sperimentare tutto ciò che hai imparato ed esplorare nuove idee senza troppe regole. E questo approccio ti aiuterà a sviluppare la creatività. Per me è come avere un foglio vuoto dove iniziare a scrivere, esplorando quindi qualcosa di nuovo o rielaborando delle idee su cui sto lavorando. Per cui ricava una parte della tua sessione di studio ad improvvisare con la chitarra e se vuoi ricevere dei consigli di questo tipo, ricordati di iscriverti alla mia newsletter gratuita. Trovi il link in descrizione. Ora iniziamo a costruire il tetto del nostro palazzo. Durante il nostro viaggio nell'imparare a suonare la chitarra è naturale che ci siano dei momenti di ansia o comunque di insicurezza man mano che si progredisce e prima o poi rischiate di cadere nell'errore del confronto. Nell'era di YouTube è facilissimo vedere bambini cinesi di 10 anni fare egregiamente tecniche avanzate come il tapping, lo sweep picking. Non vi deve interessare. Anche perché se lo fanno bene a quell'età, meglio di te che ci provi da 20 anni, ci sarà un motivo che va ben oltre la comprensione terrena. Non demoralizzatevi, ci arriverete prima o poi anche voi, magari in una prossima vita. Al momento la chiave è concentrarsi sulle piccole vittorie, sui progressi che vi portano al livello successivo e non dovete concentrarvi subito sulla perfezione. Evitate quindi di paragonarvi ad altri chitarristi, anche perché il viaggio di ognuno di voi è unico e questo ci porta al prossimo consiglio. Stabilisci qual è il tuo scopo, gli obiettivi personali che ti danno la motivazione a studiare e a progredire. Se non hai un obiettivo chiaro, che può essere ad esempio imparare il giro di do o improvvisare un assolo nello stile di David Gilmour, rischi di perdere tempo che non hai. E oltre ad avere un obiettivo devi darti anche dei tempi. Ad esempio imparare un brano per la fine della prossima settimana, oppure come improvvisare un assolo blues vincente in soli 2 mesi. Mettetevi quindi delle deadline, delle scadenze che possono mettervi sotto pressione. Tutto questo vi darà la giusta determinazione per impegnarvi e a suonare tutti i giorni. E suonare con gli altri è uno dei consigli che funziona di più nei miei corsi di improvvisazione, specie se avete delle scadenze da rispettare e da condividere con gli insegnanti e con i compagni di classe. Suonare di fronte ad altri musicisti può accelerare notevolmente la curva di apprendimento. Prima di tutto perché ti trovi in una classe virtuale o in presenza, come volete, dove puoi ascoltare degli stili, delle tecniche diverse dalle tue e dei punti di vista diversi. E poi perché ascoltando anche gli altri migliori anche tu come musicista. Questo vale anche quando suoni in un gruppo, in una jam session e sei costretto a studiare per essere all'altezza di quel palco. Non sottovalutare anche l'aspetto sociale di condivisione che probabilmente è la scintilla che ti ha portato a suonare la chitarra. Hanno il desiderio di suonare davanti a un pubblico ed è perfettamente normale. Ricorda sempre il motivo per cui tu hai iniziato a suonare la chitarra: stare bene e divertirti. Assicurati quindi di focalizzarti sempre su questo aspetto, cercando di tenere il divertimento in primo piano ogni volta che suoni. Scegli quindi delle canzoni che ti piacciono o prova nuove tecniche che ti incuriosiscono. L'importante è sempre il divertimento. E a questo punto, ragazzi, il tetto è pronto ed è ora di mettere le finestre del nostro palazzo. Prima ti ho parlato dell'importanza della ritmica, ora ti do dei consigli per la chitarra solista. Quando impari un assolo non stai solo studiando la tecnica, ma anche l'espressione, il fraseggio, il linguaggio. Stai praticamente condensando molti aspetti dello studio della chitarra in un unico argomento. Ma ce n'è uno che nessuno ti può insegnare: l'emozione. Cerca sempre di registrarti mentre suoni e prova a esprimere ciò che senti attraverso i tuoi assoli. Ti sorprenderai come questa connessione con la musica può davvero portarti ad un livello superiore. Ti può essere utile un confronto con chi ti è vicino, con un amico, con un insegnante, proprio per capire se quello che volevi esprimere ha funzionato, ma sappi che questo lavoro richiede del tempo.
Ma qual è la chiave del successo? Per la mia esperienza la chiave del successo a lungo termine è la costanza nella pratica. Non mi stancherò mai di dirvi il motto: lenti ma costanti. E la pratica di uno o più argomenti deve essere sempre aiutata da degli sforzi persistenti. Non ha senso studiare 10 argomenti diversi parallelamente. Focalizzatevi invece su quelle 2, 3, 4 aree che volete migliorare. Ad esempio, volete imparare a improvvisare un assolo, concentratevi quindi inizialmente sullo studio degli accordi del giro, imparate la memoria, visualizzate le scale da suonare, inserendo 1 o 2 lick su cui vi eserciterete per un paio di sessioni. Quindi sforzatevi di trarre il massimo con del tempo di qualità, anche per poco, ma tutti i giorni. E se vi sentite demotivati, ricordatevi sempre il motivo per cui avete preso in mano la chitarra. Una delle lezioni più importanti che ho imparato è stata quella di approfondire generi diversi tra loro, dalla musica classica ai tempi del conservatorio al rock, al blues, al jazz. Questo mi ha portato fuori dalla mia comfort zone e mi ha permesso di imparare tanti stili di cui avevo sentito soltanto parlare oppure che non conoscevo proprio. Ora non tutti hanno l'ambizione di diventare un musicista a 360 gradi, ma se il tuo sogno è diventare un bravo chitarrista blues, prova a contaminare il tuo stile con generi diversi. Questo ti aiuterà sicuramente a diventare un chitarrista migliore e a sviluppare meglio il tuo stile. Numerosi chitarristi l'hanno fatto e un'ottima strategia per sviluppare il proprio stile è immergersi nelle tecniche e nei ritmi di stili differenti. Sicuramente affronterai nuove sfide che miglioreranno la tua abilità e arricchiranno il tuo repertorio. Ogni genere infatti ha qualcosa di unico da offrire e favorirà un'apertura prima di tutto mentale, facendoti migliorare esponenzialmente come chitarrista. E per fare questo anche la ricerca del suono è importante. Fin da ragazzo sono sempre stato affascinato dai suoni che potevo tirare fuori dalla chitarra elettrica. Ho sempre cercato di capire il lato tecnologico che c'è dietro il suono di chi ha fatto la storia, per cui il mio consiglio è, mano a mano che ti senti a tuo agio con le varie tecniche e con il repertorio, inizia a sperimentare per trovare il tuo suono unico. Parti ad esempio con un solo effetto, un overdrive, e impara a gestire tutti i suoi parametri. Come può migliorare il tuo suono e come quell'effetto può esserti d'aiuto. Solo dopo averne compreso i limiti aggiungi un secondo effetto e inizi a combinarli. L'obiettivo è capire al volo il suono che hai in testa e riprodurlo con quello che hai a disposizione. Se hai difficoltà ti consiglio di studiare il mio corso Suono Effetti in 2 volumi, dove ti spiegherò facilmente come funzionano i 17 effetti fondamentali e le 29 catene avanzate per trovare il tuo suono unico. Ti lascio il link qui sopra e in descrizione. E ora passiamo alla decorazione e all'arredamento della nostra casa con il consiglio finale. Mantieni il focus e prendi una direzione. Concentrati sul tuo stile, almeno per un certo periodo di tempo. Io ad esempio quando ho iniziato a suonare in duo chitarra e voce ho passato mesi a studiare lo stile di Joe Pass, di Tuck Andres, ed una volta capiti i fondamentali li ho potuti implementare nel mio stile. Dedica quindi almeno 5-6 mesi all'approfondimento di un argomento, fai tanto ascolto, trascrivi le parti dei brani a cui ti ispiri e soprattutto registrati. Tieni sempre traccia di quanto stai facendo. Ti garantisco che facendo così diventerai molto più ferrato in quello stile e diventerai sicuramente un chitarrista migliore. Ricordati che il viaggio di ogni chitarrista è diverso ma ugualmente bello. Continua quindi a suonare la chitarra, esplora nuovi orizzonti, goditi ogni momento. Di questo ne ho parlato a fondo nel video qui sopra. Ciao ragazzi, buona musica!